Пуск. Бортовое питание. Бортовое питание. Зажигание. Зажигание кислорода. Предварительное. Предварительное. Промежуточное. Промежуточное. Главное. Подъем. Главное. Подъем. Нашел контакт. Подъем. Двигатель центрального направления. Вышли надлежит главное предвидение. 10. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 15. 15 секунд. Полет нормальный. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. На борту порядок, самочувствие хорошее. Eh sì, Baikonur. È stata una lunga strada per venire qua. Però ne è valsa la pena. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato circa 3 anni prima, quando, nemmeno ricordo dove, ho visto la possibilità di andare a vedere un lancio della Soyuz. Quindi, da bravo ignorante astronautico o cosmonautico, come si usa dire da queste parti, ho iniziato a leggere qualcosa a riguardo di Baikonur ed ho visto che da qui hanno mandato nello spazio il primo satellite, Sputnik, il primo essere vivente, Laika, il primo uomo, Yuri Gagarin, e la prima donna, Valentina Tereshkova. Quindi mi sono detto, accidebolina, questa è una delle esperienze che bisogna fare assolutissimamente almeno una volta nella vita. Quindi ho messo il progetto nell'apposito cassetto e lo ho richiuso. E quel cassetto lo riapro subito dopo, quando vedo che l'annuncio che Luca Parmitano con la sua missione Beyond va per la sua seconda volta sull'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Dimenticavo di dire che Baikonur è l'unico sito attualmente in questo mondo da dove ci sono missioni con uomini verso la stazione spaziale. In ogni caso, la mia personale missione verso Baikonur parte. La palissiano dire che per andare in un certo posto occorre sapere dove sia questo posto. La prima fonte di ricerca ovviamente è il Maps, vado a vedere dove sta Baikonur e come tanti siti riportano, ebbene sì, è un po' sperduto in mezzo al nulla, nella steppa kazaka in una zona desertica. Ciò che è positivo è che per il Kazakhstan il visto non mi serve. Andando a cercare un po' meglio però, questa zona prima faceva parte dell'Unione Sovietica ed anche se sono successe un po' di cose in questi ultimi 30 anni, la Federazione Russa mantiene l'amministrazione di questa zona ed anzi paga un affitto valido mi sembra fino al 2050 per questo territorio. E per la Russia il visto mi serve, ma le cose si complicano ulteriormente. Capisco che Baikonur è una delle cosiddette città chiuse, ovvero città in cui l'entrata per motivi solitamente militari è regolata da un permesso speciale. Quindi sembra che un tour organizzato sia necessario. Cominciando a vedere i vari tour, si vede che nella maggioranza si parte da Nur Sultan, tramite aereo si arriva a Kyzylorda, che è l'aeroporto più vicino, e dopo tramite autobus si arriva a Baikonur. A me i tour guidati non piacciono, però sembra che siano l'unica soluzione, anche per la vastità della visita. Ma mi dico, almeno fino a Baikonur ci devo arrivare da solo. Una ferrovia ed una strada ci stanno. Seguendo un po' i tracciati, vabbè, non mi dilungo oltre. Il mio mini viaggio per Baikonur parte da Aralsk. Yeah, Aktove Almaty. Он уже чисто, спасибо, до свидания.
Mezz'ora da Baikonur. 10 minuti. Номера свободно начинается с головы поезда, стоянка 5 минут. Номер 34, там тебя можно трафик поезда, ехать в Шотландию. 10 минут на поезд, Баскар, E lei è Moldir, la traduttrice in inglese per chi come me non mastica tanto il russo. Sì, finalmente arrivati. E dopo un po' di introduzione e domande russe classiche sulla famiglia, So, for example, but if something's happening, we call the Russian police, and Russian police came first, and then they decide if, for example, these are people from Kazakhstan ships, they go to they send this case to Kazakh police. Окей. Alba, Кем работаешь? Я программист. Программист, да? Да, IT. Что, семья есть, дети? Не Анжелка, не дети. Почему? Почему? Надо же, надо уже. Время. А ты? Я? Да. Анжелка, дети? Следующий год свадьба. 3? Следующий год свадьба. Окей. Congratulations. Спасибо, thank you. prima visita di Baikonur. Là ci sto a dormire. Vediamo, mi hanno detto che a sto palazzo ci stanno bancomat e ristoranti. Tanto fa caldo pure qua. Baikonur. La statua tocca venire a fare la foto la mattina, mi sa. Non si vede niente. Vabbè. Lui ci sta sempre da ste parti. E qua ci stanno un po' di pullman e c'è l'albergo Centralnaja. E io mica sono andato là. Oggi sveglia mattutino alle 4:30 per vedere il posizionamento della Soyuz.
That is 250. And now we are going to see the rocket from the assembly hall 112. E come lunga tradizione vuole, 2 giorni prima del lancio, alle 7 in punto di mattina, la Soyuz esce dall'hangar numero 112. E dopo un paio d'ore in giro col trenino per il cosmodromo, la Soyuz arriva al launchpad numero 1, detto Gagarin Start, perché proprio da qui nel 1961 Gagarin prese la via dello spazio. Ora inizia il posizionamento in verticale.
E dopo una mattinata così impegnativa, nel pomeriggio siamo tornati in città, più precisamente alla Scuola Internazionale Spaziale. Qui un docente ci ha un po' illustrato la storia della scuola e fatto vedere alcuni locali. Выпускников это студенты вузов, то есть они поступают на очку бесплатно, с общежитием, со стипендией, то есть достаточно. Ну и вообще-то при приземлении там не сильно можно повредить. Ну что ж, пойдемте дальше. Давайте через первый этаж. Смело вставляй. 5, 4, 3, 2, 1, start! E un altro giorno inizia Baikolo. Oggi, seconda visita, un po' più per musei, piattaforme. E si inizia un po' più tardi oggi, no, alle 5 come ieri, ma alle 9:30 mi vengono a prendere. Ed oggi si rientra nel Cosmodromo per andare alla piattaforma di lancio numero 31. Questa serve sia come piattaforma secondaria alla Gagarin Start, sia per i lanci dei vettori Cargo Progress. E dopo la rapida visita alla piattaforma 31 si va verso il Museo del Cosmodromo, che è un museo meraviglioso, piccolo, ma si sente che qui si è fatta la storia. Il pensare che alcuni oggetti siano effettivamente quelli usati per andare nello spazio nell'epoca pionieristica, si rimane un po' increduli ed affascinati. La visita sinceramente parte un po' in sordina. La casa di Korolev, ingegnere astronautico principale del progetto sovietico, la casa di Gagarin, dove il primo uomo nello spazio ha dormito anche il giorno prima del lancio, ma insomma, due casette. Эта фотография сделана, Юрий Алексеевич Гагарин провожает Валентину Владимировну Терешкову в космос. Эта фотография сделана у нас в музее. Мы сейчас пойдем в музей. На первом этаже у нас находился бильярдный стол. La visita però si illumina quando mi suggeriscono di staccarmi dal gruppo e di andare a vedere il Buran. Sono stati pochi minuti, ma essere a capo dello shuttle sovietico per quei momenti quasi solo soletto è stato qualcosa di magico.
Tornato in gruppo, c'è la corposa visita della stanza principale del museo. Потому что гражданские в военные книги не пишутся. В 1960 году Белка и Стрелка летали на таком. In 1960, Белка and Стрелка flew this kind of capsule and then landed. But landing yes, because it was not landed. This one only. Белка и Стрелка. Они вернулись живые, здоровые и даже родили. И наш Хрущев подарил Кеннеди, жене Кеннеди, щенка. Okay, Белка and Стрелка came back and they were okay. And then they had some puppies and one of the Жаклин Кеннеди. given to Jacqueline Kennedy. Щенка, да. А Гагарин остался жив, поэтому о нем написали. But there are some gossips that they think that before Gagarin there were two men, but they are dead. They died. Yes, they died. That's why they didn't tell about this situation. But Gagarin came back and he was alive. That's why they told about Gagarin. They told that he was the first. But of course it's not true. It's just a myth. Gagarin was the first, and these two men was just the transmitter of sound. Но в самом деле это они были. Yes. Это не люди были. Действительно, Гагарин первый в мире. Гагарин. Никто до него не летал. Скажите им. Yes. Никто не летал. La visita si conclude con la ricerca delle firme di Parmitano, sia quella in occasione della prima missione sulla placca storica con Gagarin, tra parentesi è stato uno degli ultimi ad apporla lì, sia quella recentissima che avviene ormai su un'altra sezione. Beh, si sente, il giorno del lancio si avvicina. Ma la giornata non è ancora conclusa. Si va al sito 250A, penso che lo abbiano aperto da poco per le visite, che era la sala controllo del progetto Energia. Visita interessante, anche se un po' confusionaria. Водородом и жидким кислородом. Четыреста секунд. 400 seconds. Yes, the engines worked 400 seconds and just burned. Fine comprata la t-shirt della missione missione numero 13. Oggi ovviamente giornata intensa e elettrizzante, tante cose, ma si inizia con calma al Museo Storico del Cosmodromo di Baikonur. Nine sites.
This. This for when this emergency rescue system start. Yes, Breaks. these parts need for stabilization of the flight. Giustamente qualcuno si starà chiedendo cosa c'entra questo giovinotto russo con il lancio di una Soyuz? Sinceramente anche io ho trovato la connessione di questa canzone con Baikonur nel montaggio di questo video ed ho scoperto che fa parte, non so perché, dei milioni di riti, tradizioni ed atti scaramantici che i cosmonauti si attengono nei giorni ed ore prima del lancio. Devo dire che appena ho sentito la canzone la mente ed il cuore sono piacevolmente tornati al momento in cui si iniziava a fare sul serio. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Un'altra tradizione è quella di piantare un albero nel giardino dei cosmonauti. Purtroppo l'ultimo piantato da Luca non l'ho trovato, mi sono rifatto col penultimo. Ma saltano. 2009. Подходит, кстати. Дерево такое прям основательное. 2012. Это у них в смысле... 15. Solo per un attimo si lasciano i cosmonauti per andare a visitare il sito 23, il complesso Saturn, che dovrebbe far parte di un sistema per il tracking dei vettori lanciati da Baikonur. E si ritorna al centro di Baikonur vicino al sito 254 per vedere l'uscita di Parmitano dalla conferenza stampa. Questo è l'ultimo momento in cui i futuri abitanti della stazione spaziale sono in contatto con i comuni mortali.
devo dire che vedere i cosmonauti vestiti da cosmonauti un po' di emozione la fa. E da qui inizia la lunga attesa per il lancio. Arriviamo alla piattaforma di osservazione, prendiamo posizione e forse questo è stato il momento dal sapore più dolce di tutta l'esperienza. Si inizia a pensare, come peraltro in tutti i viaggi, ma forse in questo in maniera maggiore vista l'unicità dell'evento, che prima si è concentrati alle cose, dagli eventi da vedere, ma alla fine cosa veramente rimane sono le emozioni, le persone conosciute, le esperienze, anche magari le più piccole, che in ogni caso ci hanno reso il viaggio nostro e indimenticabile. Действительно, Гагарин первый в мире. Гагарин. Никто до него не летал. Скажите им. These parts need for stabilization of the flight. E mentre sto in questi pensieri, sperduto nel torpore della steppa kazaka, una scia luminosa solca il cielo. È la stazione spaziale. Sono le 9:28 del 20 luglio 2019. A questo punto mi dico, adesso quel coso lì sarà in mezzo alle fiamme, farà tanto casino e l'andrà a chiappare. E così è stato. Oh!